Buongiorno a tutti o buonasera, dipende quando guardate il video. Ciao amici, ben trovati! Per noi in questo momento è quasi tardo pomeriggio perché sta per tramontare il sole. Infatti io sono incappucciata non perché sia freddo, ma perché ogni tanto arrivano un po' di folate di vento e non è proprio il vento caldo, diciamo. Però si sta bene. E soprattutto si sta bene a guardare questo mare perché è meraviglioso. Facciamo due passi prima che il sole vada via completamente e poi, ahimè, noi ci spostiamo perché vogliamo raggiungere un posto per noi. Dobbiamo raggiungere. Perché siamo sempre a quel punto, cioè, ci mancano i servizi essenziali. Di nuovo su Charlie, Kalamata arriviamo, o Kalamata. Scrivete nei commenti se qualcuno di voi, amico greco o greca, finalmente ci svela come si dice il nome di questa città. Un attimo pensando perché ci può fare una stradina Abbastanza insidiosa. non sono tanto convinto, sai che? La Si stradina fa. è piccola. Speriamo non venga nessuno dietro. Però noi abbiamo sempre l'ultima parola. Che fetente Google Maps, cioè praticamente ci manda qui in mezzo alle case, stiamo andando in retro, speriamo non venga nessuno appunto, ci sono due case, c'è questa piccola stradina che girava qua a sinistra con una mini corsia e però la strada principale in avanti è quella, ma porta da un'altra parte. Dal sole che c'era pochi minuti fa, ora è chiuso tutto. La famosa luce spot. Si accendono i riflettori. Che meraviglia. Mamma mia. Wow. Buongiorno ragazzi Buongiorno! da La città delle olive! Kalamata. Kalamata, non si sa, ma insomma siamo qua. Fatta anche la rima. Visto che dobbiamo fare la spesa, ieri abbiamo anche dato una bella pulita al frigorifero, o meglio, Marta con una bella spugna Ho di spugnato tutto il frigo. aceto, bicarbonato e limone, Sì. molto naturale, ha dato una bella pulita profonda al frigorifero. Sì, quindi ora è pronto per accogliere Tutti i tutto frutti ciò che della terra. tutto ciò che si trova, perché Fede era preoccupato. Prima missione completata. Abbiamo un altro mese di giga illimitati e quindi vedrete video. Alla modica cifra di 13 euro, non male. Non male, per un mese. E siamo arrivati al mercato. E vai! Ora ci perdiamo per le bancarelle. Prendiamo un po' di carne. Facciamo prendere questo. Yes, thank you.
Abbiamo preso 2 belle orate e ora ce le pulisce. Signore molto carino, anche se parlano in greco, ma ci si capisce a gesti. Vele ha fatto, vele. Sì, e noi yes. Yeah, noi yes. Cipolla, raglio ce l'ho. Non cerchiamo di fare. Ma si schiacciano le melanzane, queste vanno a fondo. Sì, vai, salata. Sacchi di patate 80 centesimi. 10. Non c'è? Deca. Quindi sono 3 euro. 3 euro. 5 bella? Ok, thank you. Spettacolo, è arrivato il pranzo. Sellas. Buon appetito. Siamo tornati da Charlie, guardate che mezzo che abbiamo parcheggiato accanto a noi. Un camion targato Inghilterra, hanno anche loro il canale, hanno girato veramente mezzo mondo, bellissimo. Guardate quanto è alto, guardate quanti acquisti abbiamo fatto oggi. Abbiamo riempito finalmente la nostra cambusa. Soprattutto abbiamo trovato una latta d'olio, questa l'abbiamo pagata 5 litri, 55 euro, quindi 11 euro al litro. Abbiamo comprato un sacco di frutta, verdura, un po' di spesa. Ma è olio di qualità. Olio di qualità. Abbiamo incontrato dei ragazzi che vivono qui, che sono però di origine italiana, e parlando insomma dell'olio, loro ci hanno consigliato questa qualità qui. Che è proprio di Kalamata, Esatto, che è di Kalamata, che si chiama Iliada, credo. Iliada. E hanno detto che è una qualità superiore. Faccio vedere anche una cosa, il prezzo era 70 euro, ma grazie al fatto che loro li conoscevano ce l'hanno fatto 55. Esatto, quindi poi magari il tanta prezzo roba. forse era un po' gonfiato. Non lo so, però insomma loro parlavano italiano, ci hanno detto che l'hanno assaggiato, fidatevi, è buono, e infatti ce l'hanno fatta assaggiare un pochino, è veramente un olio buono, si sente insomma che è DOP. Abbiamo comprato un sacco di frutta, ma ogni volta che prendevamo qualcosa 50 centesimi, 1 euro, sì, 1,50 euro, 80 centesimi, prezzi bassissimi. Pensate, le patate 1 euro al chilo, 50. Sì, tutto su 1 euro, le carote 1 euro. Tutta roba freschissima poi, tra l'altro. Sì, uova, perché sono praticamente produttori locali che hanno gli orti, che 2 volte a settimana, quindi se venite a Kalamata il mercoledì e il sabato c'è il mercato la mattina, e poi ci sono i banchi del pesce. Infatti noi abbiamo preso 2 belle oratone, è un mercato coperto e lì si trova il pesce fresco tutti i giorni. Noi abbiamo preso 1 chilo di orate, 9 euro totali, e poi per ringraziare i nostri amici della loro ospitalità ci siamo fatti un pranzetto con Ghiro Ospita insieme. Esatto, buonissimo, buonissimo. E anche souvlaki, gli spiedini tipici greci. Mi sa che i souvlaki non li abbiamo ripresi, li abbiamo spazzati via. Ah, ecco, forse erano caldi. Guardate qua ragazzi, è scoppiata una bomba dentro Charlie. Mamma mia, abbiamo fatto di tutto, super spesa, siamo andati in più posti, oltre al mercato stamattina abbiamo fatto anche un po' di spesa in vari supermercati e soprattutto siamo riusciti a fare 2 grandissime lavatrici, perché eravamo veramente... Sacchi, no? 2 sacchi di lavatrice, 3 diciamo. lavatrici. 3 lavatrici, perché eravamo veramente alla frutta. Abbiamo anche cambiato le lenzuola del letto. Oggi super lavato. Tac. Guardate qua il lettino tutto pulito, nuovo. E ora viene il bello, perché ora c'è da rimettere via tutti i panni. Sono tutti da piegare.
come a casa, quando uno torna la sera alle 8:30 e si ritrova a fare tutte le faccende domestiche. E poi c'è da preparare la cena. C'è da preparare la cena, da finire di montare i video, da scaricare tutto. È così, va bene, la vita ci piace e continuiamo. Forza, non molliamo! Stasera ci prepariamo una bella insalatona con i pomodori, quelli del mercato, l'insalata del mercato, tutti i prodotti comprati oggi al mercato. E visto che siamo a Kalamata o Kalamata, ci mangiamo anche le olive di Kalamata. Mentre Marta finisce di mettere via panni. Cioè, è un'ora che metto a posto, non lo so. Non ce la faccio più. Guardate quanto spazio che abbiamo dentro Charlie, tutti i nostri pensili, questi sono tutti panni che entrano dentro i pensili. Vedi? Abbiamo fatto vedere come sono disposti i nostri pensili. Ora ancora non è proprio con doppio piano. Ma Charlie ha una stiva enorme. Ha la pazienza Charlie, incredibile con noi. Ma intanto qui ci sono le olive di Kalamata che chiamano. E poi abbiamo preso anche questo bel pezzo di pane oggi. Abbiamo la feta greca e cosa volete di più? Ora appena siamo pronti ci mettiamo a tavola e vi lasciamo così. Ciao amici, ben trovati su Charlie, siamo già in movimento, nuova giornata. Buongiorno. Ripartiamo, lasciamo il parcheggio di Kalamata o Kalamata e ci dirigiamo verso una nuova zona della Grecia perché vogliamo esplorare tutto quanto qua giù. Il mare ci piace, i luoghi pure sono tranquilli e quindi soprattutto per essere onesti ci piace anche il clima. E soprattutto perché si sta molto bene e insomma è un clima piacevole. Le persone poi sono molto accoglienti. Molto accoglienti. Per farvi solo un appunto, sono già diversi giorni che Cinepasto non lo accendiamo più. Quindi questo già la fa capire. Il tempo come sempre è variabile. Ha piovuto stanotte. Ha piovuto stamani mattina presto, credo. Eravamo nel dormiveglia, diciamo così, e abbiamo sentito piovere. Infatti lo testimoniano i nuvoloni che sono laggiù. Però c'è anche il sole. Vedete là un nero terribile. E di qua c'è il sole, solicino. La cosa più bella è che stavolta siamo full, siamo pieni di tutto, di cibarie, soprattutto di cibo. Fede sottolinea soprattutto di cibo, attenzione. Abbiamo l'acqua, i giga, tutto quello che ci serve. È vero. È stata una tappa essenziale Kalamata per rifornirci, ve l'abbiamo detto più volte. Abbiamo scoperto anche il suo mercato settimanale, che poi è bisettimanale perché lo fanno il mercoledì e il sabato, e poi non ultima la lavanderia self service che ci ha salvato letteralmente la vita. Quindi ripartiamo per 9 mete. Come vedete ci siamo spostati, ma di poco, perché quella città lì è Kalamata e abbiamo fatto veramente pochi chilometri, ma ci siamo spostati e trovato questo posto sulla spiaggia, una spiaggia di sassi. Visto che oggi la giornata non promette nulla di buono, abbiamo deciso di sostare qui, passare tutta la giornata in questo luogo e sicuramente dormiremo qua. E appena esce il sole proseguiremo, almeno in questa maniera potremo visitare i luoghi con una luce molto più bella. Perché un po' d'acqua mi serve per sciogliere il sugo. Quasi caldo.
Guardate, guardate, guardate cosa abbiamo. Gli gnocchi con il ragù portato da casa. Mamma mia, buonissimo. Ci stava oggi. Ci stava, ci stava. Fuori piove e noi ci mangiamo gli gnocchi. E cosa poi c'è? Il Sunday lunch. Che c'è Sunday di meglio? lunch. Infatti. Ma cosa c'è là dietro? Abbiamo Guardate, un nuovo amico. un nuovo amico. È il Grinch. Il Grinch. Un amichetto carino, verde come tutto Charlie. L'abbiamo acquistato da una signora che vive nel van, l'abbiamo conosciuta stamani mattina. Fa dei mercatini con questi pupazzetti che fa lei a maglia, uncinetto maglia, e le vende per sostenere il proprio viaggio. È una signora di una certa età, però carina, simpatica, originaria spagnola, metà spagnola e metà tedesca, e gira il mondo con il suo van, un po' scassato il suo canino, e lei si finanzia in questo modo. Ho visti aprire il banchetto fuori qui da Charlie, perché lei dormiva qui alla nostra sinistra nel parcheggio di Kalamata. Ha aperto il banchetto e ha messo tutti i pupazzini. Poi c'era la bimba dei ragazzi del truck, del camion, che ha visto i pupazzi, è andata subito lì e hanno parlato un po', insomma anche la bimba ha comprato un pupazzetto e anche noi l'abbiamo voluta aiutare e niente, ci faceva tenerezza questa signora, è stata carina, è molto simpatica, ci ha chiesto del viaggio, ci siamo scambiati i dati, anche lei ha un profilo Instagram, ci siamo scambiati così consigli e informazioni di viaggio e poi abbiamo comprato un piccolo Charlino. E poi è verde, come tutte, Esatto. come qua dentro Charlie abbiamo gli sportellini verdi, cuscini Esatto. verdi, tappeti verdi e quindi ci stava bene. Quando l'abbiamo visto abbiamo detto ma questo deve venire con noi. È un ricordo dei viaggiatori che incontriamo. Esatto. Via, mangiamo gli gnocchi che si freddano. Ecco, mi sembrava strano che ancora Fede non avesse Ma stretto perché ora il sono discorso. bollenti, appena usciti dalla pentola, quindi Buon appetito. Buon appetito. Buongiorno ragazzi, stamani Fa per dire. un risveglio veramente brusco dopo una nottata d'inferno. È venuto giù l'ira di Dio, tuoni, fulmini, saette, una quantità d'acqua mostruosa. Avevamo visto che arrivava un temporale, ma non pensavamo di questa entità. Siamo a pochi chilometri da Kalamata, ci siamo fermati ieri sera lì dove vedete Charlie, è praticamente spiaggia di ciottoli, però lì c'era un po' più di piano, diciamo, ci siamo potuti livellare. Qui in questo punto dove siamo noi, dove sentite tutto questo caos, ci sono autobotti perché praticamente è venuto giù l'inferno, mezza collina, e ha portato una quantità di fango incredibile, tronchi, rami. Ci sono le autobotti che stanno lavando la strada perché è impraticabile. Qui c'è anche il muretto che è stato, sembra di vento, ci sono tutti i rami e noi siamo parcheggiati, scusate il caos ma stamani è così. Stanno lavorando. Siamo parcheggiati 100 metri più avanti, bastava un nulla e potevamo essere spazzati via. È arrivata anche la macchina della protezione civile, vedete, col lampeggiante. C'è un'altra botte con l'acqua perché da stamattina presto noi ci siamo svegliati con un gran caos. Io stamattina alle 5 sentivo la ruspa. Avete presente quando c'è una ruspa che lavora? Vedete, intanto lui lava la strada, non so se si vede. Sì. Dicevo, sentivo questa ruspa, però dicevo ma forse ci sono gli operai al lavoro, cioè la nottata veramente è stata apocalittica. Abbiamo chiuso occhio a malapena perché avevamo appunto paura che il mare ingrossasse. Ora non siamo proprio sulla battigia,
però insomma ci siamo alzati più volte, c'era vento, tuoni, fulmini, quindi ci preoccupavamo ovviamente. Ma stamani la ruspa, ora abbiamo capito, puliva praticamente dai rami, dai tronchi, la strada è piena di detriti, e ora ho capito, poi dopo la ruspa che ha spostato tutti questi rami sono arrivate le autobotti, perché c'è una quantità di fango incredibile sul manto stradale. Infatti c'era anche la polizia prima che faceva rallentare e hanno messo la segnaletica di lavori in corso. Vedete, c'è il signore arrivano là. anche i pompieri. Ah, ecco, arrivano i pompieri. Io non sappiamo se in questo tratto ha dato il meglio di sé, diciamo così, oppure ci sono altri tratti insomma messi male. Ancora è mattina, non ci siamo spostati. Sì, arriva la camionetta dei pompieri. Qui c'è lo sbocco sul mare che ha portato tutto il fango, vedi? Praticamente è venuta giù mezza collina e noi siamo parcheggiati a 100 metri. Eravamo parcheggiati in sicurezza, perché non siamo sprovveduti, però in effetti abbiamo un po' rischiato. C'hanno un grande affare, siamo stati fortunati anche a questo giro. Molto fortunati. Però come dicevo, il nostro parcheggio era sicuro, nel senso che quando noi andiamo nei posti guardiamo bene cosa c'è intorno. Sì, però abbiamo avuto fortuna, perché questo piccolo torrente che viene dalle colline, se esonda ancora di più, come è successo, si è fermato qui a pochi metri, ma ha portato dei tronchi interi. Certo, questa cosa non potevamo prevederla. Perché è stato veramente, ragazzi, una roba, ma non è il classico temporale che dura un'ora e poi sparisce, cioè almeno io sono stata sveglia con gli occhi così al soffitto, perché c'era veramente una quantità d'acqua che è venuta giù, tuoni, fulmini, ma è durata tante ore. E quindi sicuramente, guarda l'acqua che gli viene via dalla strada. Sì, sì. Il fango che c'è nella strada. Stanno pulendo. Con l'autobotte, perché è rischioso per le macchine, perché poi è un rettilineo, arrivano e rischiano di pattinare. Già dopo il danno, insomma, della sassata non ci voleva altro. Meno male, è andata bene, grazie al cielo. È andata bene, dai. Questa è la macchina dei pompieri. Questa è la macchina dei pompieri, sì. Che ha spaccato l'asfalto, guarda qua. Stiamo facendo due passi, abbiamo trovato un altro punto dove la furia dell'acqua ha staccato l'asfalto letteralmente dal suolo. Ma io sono senza parole, ragazzi. Ci sono pompieri, tutti questi fiumi d'acqua, tutta la montagna ha riversato tonnellate d'acqua sul mare. Con una furia che ha staccato il manto stradale, cioè la parte sopra dell'asfalto. Ci sono questi blocchi d'asfalto. C'è anche la televisione greca, c'è un signore con la camera in spalla che sta facendo le riprese, quindi comunque insomma credo che sia una zona abbastanza colpita, perché e noi
in effetti abbiamo visto sì la spiaggia, ma non abbiamo notato francamente i corsi d'acqua che c'erano sotto. Potevamo essere spazzati via, abbiamo rischiato grosso. È una roba, questa è la staccata. È tutta una lastra di asfalto che si è staccata dal suolo. Cioè, ma di sicuro che non si sposta di 1 centimetro. Immaginate la potenza e la furia dell'acqua. Mi abbia anche la voce perché cioè, sono talmente sconvolta da questa situazione. Quando succedono queste cose non ci si rende veramente conto della forza che ha l'acqua in discesa con furia, portando via di tutto. Rituona. Che colori, che mare, guarda che luce. Ma che siamo su Apocalypse Now? No, davvero, cioè è una cosa impressionante ragazzi, cioè richiude tutto il cielo completamente come poi ieri sera e poi si è scatenato all'inferno. Senti qualche vento si è alzato. E stiamo valutando se rimanere qua o spostarci. Stiamo anche aspettando che finiscano di spalare tutto il fango, però l'idea probabilmente è di tornare verso la città. Ora vediamo, valutiamo un attimo. Si chiude anche il portellone, si chiude il portellone da solo. In città ci sono più rumori eccetera eccetera, però c'era quel parcheggio, vi ricordate, a Kalamata, che era un po' protetto lì dietro la chiesa, e magari se si alza specialmente il forte vento non è il caso di rimanere qui perché siamo proprio in piena scia, diciamo. Sì. E il tempo è cambiato completamente così, velocemente. Ora l'aggiornamento mette altri 2 giorni in questo modo. Oddio. Quindi l'idea è malincuore di tornare verso la città. Noi pensavamo di passare qualche giornata bella qui sulla spiaggia. Il tempo sì, metteva un po' di pioggerellina, ma nulla di così grave. Ma no, abbiamo sbagliato valutazione. Invece stanotte fulmini, saette, vento, di tutto e di No, più. che poi se appunto ricarica un temporale così, rimette una perturbazione forte come quella ha fatto stanotte, qui non è il caso, perché ora stanotte ci è andata bene, ma la seconda volta non lo so. Quindi tutto ci dice in natura spostatevi, quindi probabilmente ora stavamo lavorando un po', fai social e i video, chiudiamo tutto, prepariamo e ci spostiamo. Direi che sia la cosa migliore. Esatto, voi continuate a seguirci, rimanete connessi, fate il tifo per noi, su con i like, su con i commenti. Fateci sapere se vi sono mai capitate situazioni di questo genere. Sì, noi le leggiamo tutti i commenti, anche se a volte non riusciamo proprio a rispondere completamente a tutti, ma vi leggiamo. Grazie di essere sempre con noi, numerosi, condividete i nostri video. Ci scusiamo per i rumori perché stamattina veramente c'era un caos allucinante, quindi spero che l'audio della GoPro sia venuto abbastanza chiaro e nitido. Un abbraccio a tutti. Vi mandiamo un abbraccio, continuate a seguirci. Ciao. Ciao.